Scommetto che prima o poi anche tu hai valutato, almeno per un attimo, l'ipotesi di installare una VPN sul tuo computer. Effettivamente i vantaggi dell'utilizzo di una VPN sono tanti. Ti fornisce una maggiore sicurezza online crittografando automaticamente i tuoi dati. Aumenta il livello della tua privacy nascondendo il tuo indirizzo IP. Ti consente di navigare in internet con maggiore libertà aggirando le restrizioni e le censure. E infine, ma non ultimo, ti consente di collegarti con maggiore tranquillità ad un hotspot oppure ad un wifi pubblico. Ma che cos'è una VPN? VPN, Virtual Private Network, è una rete privata virtuale. E per spiegarlo con le parole più semplici possibili, una VPN è una specie di filtro che si va a frapporre tra te e i siti o i server che vai a visitare, creando una connessione crittografata tra te e loro e nascondendo il tuo indirizzo IP, rendendoti di fatto non identificabile sulla rete. A questo punto verrebbe spontaneo chiedersi se sia legale avere una VPN installata sul proprio computer. Bene, la risposta è sì, in Italia è legale l'utilizzo delle VPN, ma la domanda che scatta automaticamente subito dopo è quanto costa e quanto è difficile installarla, configurarla ed utilizzarla. Bene, ti dico subito che innanzitutto l'utilizzo può essere gratuito, anche se ce ne sono alcune che sono a pagamento, ma soprattutto che è molto facile configurarla, installarla e utilizzarla. Vuoi sapere come? Ti senti pronto? Iniziamo. Due piccole note prima di iniziare. La prima è che in questo video vorrei fornirti qualche informazione bonus per quanto riguarda la privacy in rete. La seconda è che ti mostrerò non uno, ma due metodi molto semplici per utilizzare delle VPN gratuite e molto efficaci sul tuo computer. Bene, detto questo, come prima cosa andiamo come sempre ad aprire il nostro browser Google Chrome. Andiamo sul nostro motore di ricerca e digitiamo Opera. Come vedi, sul primo risultato c'è scritto annuncio, quindi normalmente dovremmo diffidare di questo risultato. Ma siccome il dominio è esattamente quello che cercavamo, cioè opera.com, possiamo cliccarci tranquillamente. Entrati sulla pagina, clicchiamo su Scarica Opera per andare a scaricare questo browser. Il browser Opera è un browser esattamente come Google Chrome, ma che ha delle caratteristiche un po' diverse, incentrate appunto sull'anonimato, sulla privacy e sulla sicurezza. Non lo uso come browser preferito perché lo ritengo piuttosto limitato rispetto a Chrome, ma ti garantisco che anche questo è un ottimo browser. Clicchiamo su Opera Setup, che nel frattempo si è scaricato, per andare ad installare Opera, e chiudiamo la pagina del browser. Come vedi, effettivamente ci viene presentato Opera proprio come un browser veloce e sicuro. Clicchiamo su Accetta e installa e clicchiamo su Configura nelle impostazioni per aumentare un pochino la nostra privacy, evitando di inviare dei dati ai gestori di Opera. Deselezioniamo tutte quante le voci e clicchiamo su Conferma le selezioni. Come vedi, la prima cosa che ci dice è che rimuove la pubblicità dal web, e devo dire che Opera lo fa in maniera molto intelligente, evitando sia i blocchi dei siti sia i potenziali spam. In pochi secondi il nostro browser si è installato. Attendiamo l'apertura completa, dopodiché quello che dobbiamo fare è andare a cliccare su questo pulsantino che ci dice appunto configurazione semplice. Scorriamo fino alla fine dove vediamo la scritta VPN per andare ad attivare la VPN. Clicchiamo su Attiva nelle impostazioni e veniamo informati che la VPN impedisce, come ben sappiamo ormai, agli altri di tracciare la nostra navigazione in rete. Clicchiamo su Non mostrare più e clicchiamo su Ho capito. A questo punto quello che dobbiamo fare è attivare tramite questo pulsante la VPN.
Una volta attivata dovremo configurarla. Chiederemo al browser di avviare la VPN ogni volta che apriamo Opera. Quello che ti consiglio invece è di rinunciare, se ritieni, a un po' di privacy lasciando attiva la seconda voce. Che cosa fa questa voce? Consente di accedere ai motori di ricerca come Google tenendo la VPN temporaneamente disattivata mentre usiamo il motore di ricerca. Questo perché se noi la disattivassimo in questo modo sarebbe molto più disagevole utilizzare i motori di ricerca e ogni volta che facciamo una ricerca dovremmo digitare i famosissimi CAPTCHA. Quindi il mio consiglio è quello di lasciare attiva la voce se vuoi rinunciare ad un pochino di privacy in favore dei motori di ricerca, diversamente puoi disattivarla. Invece se non hai un intranet lascia assolutamente disattivata la terza voce. Quello che notiamo fatto questo è che è comparso un rettangolino che ci informa che in questo momento noi siamo protetti da una VPN. Andiamo a vedere che cosa significa che siamo protetti da una VPN. Per farlo digitiamo nella riga in alto OneIP. Effettuiamo la ricerca e clicchiamo sul primo sito. Come vedi, il nostro indirizzo IP, che è un po' come il numero di targa del nostro computer, ci dice che noi non siamo collegati da nessun paese in particolare. Per fare una controprova andiamo ad aprire Google Chrome e a fare la stessa identica ricerca. Come vedi, Google Chrome ci restituisce non solo il nostro indirizzo IP corretto, ma è in grado di tracciare che ci colleghiamo dall'Italia con il provider Fastweb nel mio caso. Bene, chiudiamo Google Chrome ed andiamo a vedere un servizio di VPN più completo. Perché dico più completo? Perché naturalmente Opera ci protegge solo nel momento in cui noi navighiamo su internet, ma se facciamo altre operazioni come ad esempio accedere alla nostra posta elettronica tramite un client, il nostro IP sarà comunque visibile perché la VPN di Opera è circoscritta solamente al programma Opera e non è una VPN di sistema che invece protegge tutto quanto il computer. Per procurarci una VPN di sistema possiamo utilizzare lo stesso anonimato di Opera e andare a ricercare ProtonMail. Come vedi, ProtonMail è un servizio di posta elettronica cifrata, sicura e privata. Questo è il piccolo bonus di cui ti avevo parlato all'inizio del video. Infatti, quello che andremo a fare adesso, siccome avremo bisogno di un account da utilizzare per scaricare anche la VPN di Proton, sarà quello di creare un indirizzo di posta elettronica assolutamente anonimo. Clicchiamo su ProtonMail, clicchiamo su Crea un account gratuito. E come vedi esistono diversi tipi di account. Potremmo partire utilizzando il Proton Mail gratuito, che comunque dura senza limiti di tempo per tutta la vita e che potremo decidere in un secondo tempo, qualora ne ravvisassimo l'esigenza, di scalare ad una soluzione un po' più costosa, tipo queste. Quindi clicchiamo su Ottieni Proton gratis. E scegliamo quello che può essere il nostro nome utente. Successivamente dovremo scegliere una password, ripeterla nella riga di sotto e cliccare su Crea account. Benissimo. L'unica verifica di sicurezza che ci viene imposta è quella di inserire un indirizzo email reale dove riceveremo una mail con un codice di conferma. Quindi inseriamo il nostro indirizzo email reale e clicchiamo su Ottieni il codice di verifica.
Dopodiché andiamo ad aprire la nostra mail, leggiamo il codice e andiamo ad incollarlo all'interno di questa finestra e clicchiamo sul pulsante verifica. In pochi secondi il nostro account viene creato e viene immediatamente reso completamente anonimo. Clicchiamo sul pulsante successiva e saltiamo, se vogliamo, la parte relativa all'indirizzo email di recupero, oppure altrimenti lasciamo inserito l'indirizzo che abbiamo utilizzato per l'attivazione. Clicchiamo quindi su salva selezionato oppure su forse più tardi, a seconda che vogliamo avere degli strumenti di recupero o meno. Fatto questo, veniamo portati nel nostro account di posta elettronica, dove riceviamo delle informazioni, possiamo cliccare su prossimo e quindi scegliere uno stile per il nostro account. Clicchiamo su successivo e clicchiamo infine su per iniziare. Siccome questa casella email funziona come ogni normalissima casella email, salto tutte le informazioni relative al suo utilizzo e all'accesso. Ti è sufficiente sapere che ti basta cercare ProtonMail su qualunque browser, inserire le credenziali che hai scelto in fase di registrazione per essere portato nuovamente in questa schermata. Quello che dobbiamo fare adesso, invece, finalmente, è installare la nostra Proton VPN. Per farlo andiamo nella prima riga in alto, la riga dell'indirizzo, e digitiamo per l'appunto Proton VPN. Effettuiamo la ricerca e clicchiamo sul primo risultato. Clicchiamo quindi su Ottieni subito Proton VPN e anche qui abbiamo le stesse opzioni scalabili. Ti suggerisco di partire dalla Proton Free, quella gratuita, per testarla come farò io, e clicca su Continua con Free. Arrivati su questa pagina non sarà naturalmente necessario creare nuovamente l'account Proton, quindi ci basterà cliccare su questa scritta che dice hai già un account, accedi, digitare le nostre credenziali e quindi cliccare su accedi. Ti ricordo che il nome utente è l'email che hai scelto, quindi l'email di Proton, e la password sarà quella appunto che avrai scelto in fase di registrazione. Dopo averli inseriti clicchiamo su accedi. A questo punto, su questa schermata, dovremo cliccare sulla voce a sinistra che dice Download per scaricare il client relativo al nostro sistema operativo. Quindi andremo sulla voce Windows e cliccheremo su Scarica. Verremo portati su una schermata con un grosso pulsante che dice appunto Download Proton VPN. Salviamo il file sul desktop, clicchiamo su Salva. Attendiamo il termine del download. Ecco fatto. Al termine possiamo chiudere il nostro browser e troveremo sul desktop un file di installazione di Proton VPN. Facciamoci doppio clic. Accettiamo le modifiche al dispositivo, lasciamo come lingua l'italiano e clicchiamo su Avanti, clicchiamo ancora su Avanti, lasciamo il percorso che ci viene indicato e clicchiamo su Avanti e finalmente su Installa. Attendiamo il termine dell'installazione e alla fine facciamo clic sul pulsante Termina. E come puoi vedere a questo punto si aprirà automaticamente la schermata di Proton VPN sul nostro desktop. Quello che dovremo fare naturalmente è inserire
le nostre credenziali Proton, le stesse che abbiamo appena registrato e utilizzato, per poter accedere alla nostra VPN. Dopo averle inserite, clicchiamo su Login e attendiamo alcuni secondi l'avvio della nostra VPN. Su questa schermata possiamo cliccare su Salta e per utilizzare immediatamente la nostra VPN cliccare su Connessione rapida. Attendiamo alcuni secondi e questa immagine qui ci informa che siamo connessi alla VPN. Minimizziamo la finestra e andiamo a fare una controprova con Chrome. Apriamo il nostro browser e digitiamo nuovamente OneIP. Clicchiamo su oneip.info e quello che vediamo è che il nostro computer adesso risulta collegato dagli Stati Uniti. Naturalmente questa impostazione può cambiare perché ogni tanto ti collegherai a server diversi e anche il tuo indirizzo IP cambierà in continuazione. Una volta terminato, quando non avrai più bisogno di utilizzare la VPN, che ti consiglio di disattivare quando non ti serve per motivi che ti spiegherò a breve, ti basterà andare qui in basso, aprire la schermata di Proton VPN, cliccare su Disconnetti e chiudere semplicemente la finestra. Quando invece avrai bisogno di utilizzare la VPN, naturalmente potrai aprirla, connetterti e lanciarla direttamente da questa schermata. Attenzione! Come sicuramente avrai notato, ti ho suggerito di disattivare la VPN quando non ti serve. Perché ho detto questa cosa? Ho detto questa cosa perché oltre ai tanti pregi che abbiamo discusso della VPN, l'anonimizzazione, la protezione della privacy, il fatto che quando tu ti colleghi con una VPN la tua connessione è estremamente più sicura perché è crittografata, oppure il fatto che grazie alla VPN risulti connesso da una località diversa e quindi puoi probabilmente accedere anche a contenuti geograficamente limitati, tutto vero. Però c'è anche un rovescio della medaglia. Avrai sicuramente fatto caso al fatto che le connessioni, quando usi una VPN, diventano per forza di cose più lente, oppure anche a ciò che ti ho accennato relativamente ai motori di ricerca, ma anche a tanti siti dove ti può capitare di dover fare delle registrazioni che diventano estremamente diffidenti quando si accorgono che qualcuno sta utilizzando una VPN per accedere e allora ti sottopongono ad una serie di CAPTCHA che servono a sincerarsi che tu non sia un robot. Anche se però, avendo seguito tu i miei video precedenti, sai che esistono delle estensioni di Chrome che ti consentono di risolvere automaticamente i CAPTCHA. In realtà, come sempre, c'è ancora un mondo da dire sulle VPN e soprattutto ci sono molte cose di Proton VPN che non ti ho ancora potuto spiegare per questioni di brevità, ma tornerò sicuramente sull'argomento. Mentre per oggi invece non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.